Siamo verso la fine del cammino. A un certo punto lui con questa freddezza e lucidità mi dice: "Oh", in spagnolo, "Oh, hai visto? Sono passati 2 davanti a noi". Io mi giro e gli dico: "Ma sei fulminato? Ma dove chi che la strada è vuota, ci siamo noi 2?" Praticamente lui ribadisce il concetto e mi dice: "Ho visto 2, li vuoi chiamare fantasmi? Li vuoi chiamare entità? Sono appena passate". E mi fa quello che non credeva: "Perché te non le hai viste?" E io ho detto: "No, io non le ho viste". Quello che gli ho detto: "Ma senti, ma ti senti quando parli? Mi dici che non credi a niente?" In quel momento lui mi ha detto: "Eh sì, però questi li ho visti". Più riesci a sentire e a percepire questo tipo di energia, questo tipo di mondo, realtà diversa, più riesci a diventare padrone del tuo potenziale, che è immenso, che è abnorme, perché lo scopo è sempre quello che tu rimanga ancorato a le mani intrappolate nel famoso incantesimo umano di tutte quelle emozioni, sensazioni che a guardare in giro non sono proprio delle stinche di sante. Quindi più riesci a alzarti, diventare leggero, proprio nel senso che questo tipo di energia è qualcosa che è invisibile agli occhi dei più, ma che c'è. E nel momento in cui infili la chiave e riesci a connetterti, la tua vita diventa veramente molto più facile. Eviti di entrare nei famosi divieti di accesso, quando di fianco invece hai la A14 il 15 di agosto che è completamente libera. In questo video abbiamo il fatto stesso che esistano e ti riporterò la mia esperienza. Poi ovviamente tu potrai dire la tua, se anche tu hai avuto esperienze di questo tipo, se ci credi o non ci credi. Il rumore che senti in sottofondo spero che non ti disturbi. A me piace moltissimo e mi ricorda finalmente la mia infanzia. Praticamente ho di fronte un campo da calcio e un campo da basket, dipende dagli orari, dove stanno giocando dei bambini, si stanno divertendo un botto, non c'è nessun genitore dietro che urla o grida e sono strasicuri. Una cosa fondamentale è che il fatto che una persona riesca a comunicare con questo mondo alternativo non significa che questa persona è speciale, perché questo dono ce l'abbiamo tutti. Si tratta solo di trovare la giusta strada, la giusta chiave affinché anche tu riesca a connetterti con quest'altro tipo di mondo. Sintonizzarti, e qua da romagnola mi incarto benissimo, sulla tua stazione radio preferita, ovvero riuscire a sentire quell'altro mondo che è sempre pronto e disponibile a parlare con te affinché la tua vita sia molto più facile. Spesso molte religioni dicono che siano appunto i santi, gli arcangeli, gli angeli a comunicare con il mondo umano. E se risvolti un attimo la situazione, come fa l'essere umano a percepire i messaggi di queste altre entità o chiunque essi siano, e stiamo parlando delle entità buone, se l'essere umano non si è sintonizzato sulla stazione giusta? Quindi è una capacità che abbiamo tutti, è una capacità che hai anche tu, che è innata. Basta che ti sintonizzi sulla tua stazione radio preferita. Mie esperienze, mi sono fatta un appuntino ricordandoti che io non sono nessuno di speciale, che ho semplicemente cercato di sintonizzarmi sulla radio giusta e di stare in fase di apertura, perché se non hai paura le cose succedono e arrivano. Numero 1. Iniziamo dalla cosa che mi è successa forse la prima volta. Nel paese di cui sono originaria, nei lontani anni 90, ci fu, allora era veramente una rarità, una sorta di nubifragio, morto in una maniera stranissima, un ragazzo giovanissimo. Dopo moltissimi anni vado in Brasile con un viaggio missionario assieme alla sorella di questo ragazzo, di cui ovviamente essendo piccolo il paese si era sempre sentito parlare. A quel tempo studiavo a Bologna, biblioteca del 36 a Bologna, in via Zamboni. Mi ero molto connessa durante questo viaggio a questa ragazza, anche perché il viaggio era stato veramente un viaggio molto illuminante sotto tutti i punti di vista. A parte un evento, sono tutte cose che non si ripeteranno mai più. Sto studiando, dovevo dare un esame a settembre, fine agosto, quindi non c'era quasi nessuno a Bologna. Questa sensazione di qualcuno che mi soffia nell'orecchio mi
mi desto un attimo, mi guardo attorno, ho detto ok, qui è un ragazzo che fa il simpaticone e dico ok, me lo sono immaginato. Si ripete nell'altro orecchio, era agosto, la fissa dell'aria condizionata ancora non c'era e si ripete questo soffio nell'orecchio. Mi prendo un attimo paura, sono stanca, torno a casa. Le strade di Bologna, è vero che era agosto, però comunque io stavo camminando, c'erano dei mezzi per strada, mi risuccede nell'orecchio qualcuno che mi soffia e sono quasi sicura che fosse il ragazzo di cui ti ho appena parlato, Filippo. Sono in un appartamento a Bologna, vivo con questa ragazza, ha avuto una perdita in famiglia, vado a dormire una sera, notte, quello che succede è che quando mi sveglio ho questa sensazione di essermi ricordata questo sogno, premesso che non mi ricordo mai i sogni e nel momento in cui dico ok è un sogno, mi ricordo che cosa ho vissuto durante la notte. Durante la notte io ho sentito qualcuno nella casa che respirava, ma un respiro che prendeva tutto l'appartamento. La cosa non mi ha fatto paura, altrimenti mi sarei svegliata. Questo è il ricordo che ho alla mattina e dico ok, dai, sono veramente fuori. Eppure la sera prima ero andata a letto, non avevo bevuto, non avevo fumato, nulla di alterato. Apro la porta è chiusa a chiave da dentro, dico no, dai, questa non esiste. Nel momento in cui vedo che la porta è chiusa a chiave, anche lì mi prendo un attimo di paura, apro, vado a fare il caffè, mi ricordo tutto quello che ho sentito durante la notte, ovvero di questo respiro nella casa, non solo, arrivano i ricordi come un fiume impazzito e mi ricordo che qualcuno si è messo a dormire di fianco a me posizione cucchiaio. Nel momento in cui lo raccontavo alla ragazza che viveva nella casa, ho detto guarda io ti devo raccontare questa cosa, non mi prendere per matta, e lei mi guarda e sorride e io le chiedo è tuo fratello perché era questa la perdita che aveva avuto, lei mi risponde e mi dice no no assolutamente non è lui. La cosa strana è che io non ho mai sentito niente in questa casa, abito in questa casa quasi da 10 anni, invece molti degli ospiti che sono venuti hanno sentito la cosa che hai sentito tu. Non sappiamo chi è buono, stai tranquilla. Negli anni 2000 conosco questo ragazzo di Bologna stra intelligente, un buonissimo cuore, molto particolare. Poi io vado in Inghilterra, quando tornavo a Bologna ogni tanto lo vedevo. Ritorno dall'Inghilterra, vado a vedere a Bologna e c'è qualcosa che mi dice che io non devo più contattare questo ragazzo. Dopo pochissimo, ricordo che stavo facendo la panic di pomeriggio, mi arriva questa immagine di questo ragazzo a sedere su un letto di ospedale con gli occhi chiusi e questo flash tipo lenzuolo fino qui, lenzuolo fino sopra. Mi prendo paura, questa volta mi prendo veramente paura e dico dai ok, no. In quel momento stavo facendo un master in diritti umani a Bologna e persone selezionate erano pochissime, arrivavano da tutta Italia. Mi spingo a parlare con un ragazzo, questo ragazzo esce fuori che la mamma di questo ragazzo era la sua insegnante all'università, alla facoltà di storia di Bologna. Ho la percezione fortissima che questo ragazzo non sia più in questo mondo, ma la cosa stride, la sensazione che ho non è buona. Faccio chiamare la mia compagna di appartamento, guarda, mi viene ancora la tachicardia, perché trovo il numero di telefono di casa. Allora c'erano ancora i numeri di telefono di casa sugli elenchi telefonici. So chiamare questa compagna di casa e dico guarda, sicuramente non è niente, tu ti fai passare come quella che vende enciclopedie eccetera, chiedi di questo ragazzo, poi buona, finita lì. La ragazza va in cucina, io vado nell'altra stanza perché sapevo che qualcosa di grosso sarebbe arrivato. Io lo sapevo già, però la mente era ancora chiusa. La ragazza segue il copione, finisce la telefonata, lancia il telefono e mi dice che cazzo Fede, questo ragazzo non c'è più, non è più in questa dimensione. La mia ricerca andrà avanti per scoprire esattamente come era morto questo ragazzo e non te lo sto a specificare perché non è questo il caso, però Edo era morto e io l'avevo sentito. Sono alla Corugna a fare l'insegnante, la Corugna, Galizia, Spagna. Nel periodo avevo da poco fatto la madrina a una delle mie
nipoti, c'era una buonissima connessione. Di notte, ai tempi ancora dormivo, mi ricordo che mi sono svegliata di soprassalto, la mattina dopo ho chiamato mia sorella e le ho chiesto se era successo qualcosa e lei mi ha detto che la nipote con la quale io ero connessa, che mi era arrivata come immagine, di notte si era svegliata perché aveva, i bambini ce li hanno i vermi nel sedere e quindi questa connessione di riuscire a sentire. Questo appunto perché era un periodo in cui con mia nipote avevo questa connessione particolare. Questo video viene girato dal tramonto all'alba e quindi noterai le varie differenze di tonalità, di colori. Adesso siamo esattamente in questo preciso punto. Quando sono andata nel lontano 98 in Brasile attraverso un viaggio missionario, te ne ho accennato all'inizio, il gruppo era composto da persone assolutamente eterogenee, quindi c'erano 4 giovani, molto giovani laiche, c'erano 5-6 futuri preti e c'erano 4 preti e uno di questi è uno dei pochissimi esorcisti riconosciuti dalla Chiesa Cattolica in Italia. La sera del 14 agosto, quindi quando si festeggia la Madonna, c'è stata una messa di questi 4 preti celebrata da questo esorcista, che è stata qualcosa che non uscirà mai da questo tipo di memoria. In quell'altare, l'altare era assolutamente inondato di luce. Ti ricordo che io ero come San Tommaso, ho bisogno di provare per credere ed è solo quando sei in una fase di apertura che le cose succedono, quindi questa sì è la mia esperienza, ma invito anche te a stare in una fase di apertura. E tornando a quella famosa messa del 14 agosto, siccome l'altare era inondato da luce, io ho pensato di inventarmelo il tutto, che non fosse reale. Mi sono girata nella panca, avevo a destra e a sinistra le altre ragazze laiche, mi sono girata e anche le altre ragazze avevano la stessa espressione, che era: le cose che ti sto raccontando non hanno una sequenza temporale specifica, le sto dicendo random. E c'è stato un periodo in cui questa mia amica aveva questo suo amico che era un tipo molto particolare, che era stato insieme agli aborigeni in Australia e si sa, e se non lo sai te lo dico io, che gli aborigeni non fanno entrare in Australia nessuno che sia esterno alle loro comunità. E questa mia amica mi aveva sempre detto che questo ragazzo aveva dei poteri particolari, che curava, che riusciva a comunicare, più che altro che riusciva a comunicare oltre. Bene, mi presenta questo amico, torniamo da una serata fatta a Bologna. Anche lì ero molto giovane, eravamo assolutamente tutti sobri, ci fermiamo a dormire a casa mia, tutti e 3, la mia amica, lui, io. Premetto che io in casa da sempre vivo con un gatto, quindi a un certo punto vivo con un gatto e d'estate, perché il periodo era estivo, siccome da un lato della casa dove ci sono gli alberi ci sono alla mattina un botto di uccelli, quello che succede è che a un certo punto io ho questa sensazione di sentire tipo delle fusa, un po' come l'esperienza, il caso che ti ho citato prima, del respiro che inonda tutta la casa. Quindi mi sveglio con questa sensazione di aver sognato questo rumore tipo fusa, le fusa del gatto che inondano tutta la stanza. Capirai tu che è impossibile, quindi guardo in fondo, ai piedi del letto il gatto non c'è, anche perché i gatti notoriamente quando ci sono estranei di solito se la danno gambe. Cerco di sentire se c'è il rumore degli uccelli di fuori, visto che sono le 6, e il rumore degli uccelli di fuori effettivamente c'è, ma non è il rumore che sto sentendo io. Mi giro di fianco, il mio amico, quello strano, quello che riusciva a comunicare con l'altro mondo, quello che era stato con gli aborigeni in Australia, stava emettendo lui questo suono che era tipo il rumore delle fusa del gatto, tipo rrrr. Il giorno successivo, sempre
pensando di essere super stonata, avevo appena conosciuto questo ragazzo e gli chiedo se era possibile che io avessi sentito le sue vibrazioni, le avevo sentite proprio a livello fisico, cioè il mio orecchio le aveva sentite. E lui ovviamente mi ha risposto di sì e si è messo a ridere. Ho fatto il Cammino di Santiago e quando fai il Cammino di Santiago ti succedono un sacco di cose interessanti se sei in fase di apertura, quindi te lo consiglio ovviamente. Oltretutto ho dedicato un video, forse uno dei primi video, e lo trovi a chi. Ci sono posti dove non va nessuno perché il percorso lo scegli tu, ci sono posti in cui vanno moltissime persone e ci sono posti che sono nel mezzo. Indipendentemente da quale posto tu scelga, possono succederti delle cose. E qui me ne è successa una in un posto assolutamente anonimo, una chiesa che da fuori dicevi: oh signore, ero entrata nella chiesa solo perché avevo fatto tot chilometri sotto il sole, ero assolutamente morta. Sono entrata in questa chiesa e di fianco a me c'era, entrata nella chiesa anche lei, questa ragazza belga che ha fatto un pezzo di percorso di cammino con me, che è la stessa che ha questo anello. Ci siamo riconosciuti durante il Cammino di Santiago perché entrambe abbiamo questo anello e io questo anello, oltre a non averlo mai perso, che per me è una rarità, non l'ho mai visto né in giro in nessun negozio né indossato a nessuno. Ma andando oltre al discorso dell'anello, entriamo in questa chiesa, ci sediamo, immaginate proprio la scena di uno che è stanco, che si siede, boom, dopo pochissimi minuti ho questa sensazione di, e come ti ho spiegato all'inizio, sono tutte cose che nella loro modalità non si ripeteranno mai, fatta eccezione per una, quindi un modo di esprimersi, di farsi sentire in maniera completamente diversa. Ma abbiamo detto che in questo video non è importante il come e il perché, ma dire che esistano affinché anche tu stia in fase di apertura e non abbia paura. Quindi, tornando al discorso della chiesetta assolutamente orrenda, ci sediamo, mi siedo e la sensazione che ho è una energia, qualcosa che mi butta giù, ma qui stiamo parlando sempre, non è il fisico, cioè tu senti qualcosa dentro che ti butta, che mi ha buttato giù, cioè come se mi avesse preso e poi qualcosa dal basso che arriva in alto e che esplode e estasi, ho scritto anche un articolo su questo, e la sensazione dell'estasi, ma molto meglio di un orgasmo, tant'è che a un certo punto io e la belga ci guardiamo e diciamo: ok, usciamo. Quando siamo uscite non abbiamo detto niente, ci siamo guardate negli occhi, abbiamo capito l'un l'altra che avevamo avuto la stessa sensazione. Belga mi dice: meglio di un orgasmo, eh? Quindi questa è stata una delle esperienze col mondo invisibile che ho avuto durante il Cammino di Santiago e che la più importante, diciamo, che tengo a condividere, che ci tengo a condividere con te. Questa data me la ricordo molto bene, settembre 2019, sono in Libano, sono a Beirut. Spesso appunto avrai capito che queste cose succedono in momenti assolutamente in cui non te l'aspetti e sono assolutamente veloci, super veloci. Quindi sono in Libano, sono a Beirut e mi arriva questo pensiero così, che non arriva da nessuna parte, che non potevo ricollegare a livello razionale a niente, perché non avevo parlato al telefono con nessuno, perché non avevo letto niente di particolare e mi arriva questo pensiero è: a casa sta male qualcuno. Poi ovviamente il pensiero, questa cosa è come, no? Zzz, trilli, sparisce, torno in me e dico: dai, sei proprio fulmination, perché a casa non sta male nessuno. Da lì a pochissimo a casa sarebbe invece stato male qualcuno. Sono sempre a Beirut, Libano. Qui ti lascio un video che, se vuoi, puoi guardare sempre sul Libano, così magari puoi scoprire delle cose che probabilmente prima non conoscevi, perché il Libano è un posto in cui il mondo invisibile si manifesta molto molto bene nel momento in cui appunto
cominci sempre di più a diventare sensitivo, i tuoi raggi infrarossi sono sempre più potenti e quindi lo senti, lo vedi. Primi di gennaio io sono nel centro di Beirut, c'è un bordello, immaginati in una strada con un casino esagerato. Sto cercando di arredare nel tempo più breve possibile appartamento in affitto che ho preso. Ho affittato delle altre stanze, ma per questioni familiari sono costretta a ritornare in Italia. Quindi vado velocissimo, ho 3000 cose in testa, le sedie, i piatti, le tende, mettere l'annuncio, insomma, immaginati arredare completamente una casa dove c'erano 4 stanze, ma proprio matta da legare io. Mi fermo perché arriva ancora una volta questa piccolissima bolla, tipo trilli, tipo zzz. Mi fermo e arriva questo. Avevano solo detto che c'erano queste persone che avevano contratto, c'era questa cosa in Cina, quindi eravamo proprio lontani. Mi fermo, arriva, e se gli esseri umani avessero problemi di respirazione ai polmoni e tutto il mondo si fermasse, non potessimo più viaggiare, poi dopo, come sempre, dopo 3 nanosecondi, torni in te e se questa cosa non l'hai messa nel tuo archivio, te la dimentichi, se invece l'hai messa nel tuo archivio, questa cosa ti dà la possibilità di fare le scelte giuste. Ma ti ho detto che questo non è il video in cui parliamo del perché succedono queste cose, anche se sei stato attento avrai notato che all'inizio l'ho detto in parte, l'ho spiegato un poco, little. Cambiamo un po' prospettiva così vedi qualcos'altro. Quando torno dal Cammino di Santiago non volevo tornare in aereo in Italia, torno con l'aereo perché non c'era altra opzione e soprattutto perché ero stanca. Quindi i sedili degli aerei non erano assegnati, c'è un gran casino perché c'è qualcuno che ha fatto la prenotazione, insomma c'è un gran spostamento. Alla fine vado a finire vicino a questa tipa super occidentale con il bel pallino rosso indiano e mi dice che si mette a parlare, mi dice che lei è sposata con un indiano che sta andando a Riccione perché ha organizzato un corso di training per futuri insegnanti di yoga. Quindi quando scendiamo dall'aereo le do informazioni sul bus da prendere per andare alla stazione dei treni, facciamo un pezzo di tragitto insieme. Mi invitano ad andare a vedere alcune di queste lezioni a Riccione, decido di andare, starò pochissimo, starò tipo 10 minuti, ma conosco ovviamente il marito perché avevamo fatto il marito indiano. Avevamo fatto un pezzo di tragitto appunto in treno insieme, conosco il marito, non ho mai creduto alle persone che riescono a vedere l'aurea, non ho mai creduto e sdeng, perché meno dici che non credi, più ti arrivano le lezioni per farti capire che quel qualcosa invece può esistere, esiste. E mi è arrivata questa, quindi mi siedo 10 minuti a fare questa lezione, 2 palle esagerate, ma lui... 2 palle esagerate perché io dopo il Cammino di Santiago non avevo voglia di stare a sedere, non ce la facevo. Lui ovviamente parlava inglese, era super interessante, veramente figo. E a un certo punto mi sono messa ad ascoltare, fare le pratiche che dicevano, ma anche se è stato poco il mio tempo in questa piccola auletta, a un certo punto io dal fondo, perché io ero in fondo non pagante, ho guardato l'insegnante e sono riuscita a vedergli l'aurea. E come sempre, ancora una volta, ho detto, Shak, non è vero, te lo stai inventando, adesso chiudi gli occhi e riguardi e non te lo inventi. E l'insegnante aveva sempre e ancora l'aurea bella bianca, Perché? Perché ero appena tornata dal Cammino di Santiago, mi ero assolutamente purificata da tutto quello che è fisico, umano, non nel senso di fisico che mondo fisico dove l'essere umano appunto crede solo a quello che vede, e quindi ero non aperta,
di più, ero un'antenna, un'antenna che captava. Quasi finito, ne mancano 2. Questo è un po' particolare perché va un po' controcorrente, comunque il messaggio è sempre lo stesso. Durante il cammino di Santiago, e torno sempre lì e questa ci tengo veramente a dirla, faccio un pezzo di tragitto con questo ragazzo spagnolo fortissimo, Guglielmo, soprannominato da me Arranco. Facciamo un pezzo insieme, lui non crede a nulla, cioè lui dice che lui non ha fatto il cammino di Santiago per motivi religiosi e neanche io l'ho fatto per motivi religiosi, e non crede a niente, che non gli sta succedendo niente, che bellissimo il cammino, ma niente. Siamo verso la fine del cammino, quindi è la zona più turistica dove arrivano anche i pullman che portano le persone a vedere le tappe, a fare tappe molto piccole, persone anziane, persone che non possono, che non riescono a camminare. Entriamo in questa cittadina, non mi ricordo il nome, comunque questa cittadina al suo ingresso aveva questa grandissima insegna che diceva che era anche un luogo storico perché durante la seconda guerra mondiale purtroppo avevano dovuto seppellire dei civili nelle fosse comuni. Quindi passiamo in mezzo, lì c'è proprio un punto in cui c'è proprio la strada asfaltata, ma è pieno di boschi destra e sinistra. Quindi io sono con Arranco di fianco, stiamo parlando, chi se lo ricorda. A un certo punto lui con questa freddezza e lucidità mi dice: "Oh", in spagnolo, "hai visto? Sono passati 2 davanti a noi". Io mi giro e gli dico: "Ma sei fulminato? Ma dove chi che la strada è vuota, ci siamo noi 2?" Praticamente lui ribadisce il concetto e mi dice: "Ho visto 2, li vuoi chiamare fantasmi? Li vuoi chiamare entità? Sono appena passate". E mi fa quello che non credeva: "Perché te non le hai viste?" E io ho detto: "No, io non le ho viste". Quindi anche questo è stato un bellissimo insegnamento del non tutti vediamo le stesse cose. Lui, che assolutamente non credeva, ha visto queste 2 entità e me l'ha detto con una facilità e tranquillità, come se fosse la cosa più normale di tutti i giorni, nonostante lui non credesse a queste cose. E infatti io mi ricordo che gli ho detto: "Ma senti, ma ti senti quando parli? Mi dici che non credi a niente?" In quel momento lui mi ha detto: "Eh sì, però questi li ho visti". E quindi anche questo è stato... Guarda, me la ricordo come se fosse successo ieri, non ridere, il surreale del surreale. Dai, ti voglio far vedere il panorama della Cora, che in greco è il centro cittadino. L'ultima cosa che mi è successa, e questa me la ricordo molto bene, mi è successa ultimamente, forse 2 anni fa, e in famiglia c'era appena stata una perdita, per cui io vado in questo appartamento, questo mio appartamento dove in realtà non ho quasi mai vissuto, che ha un significato emotivo notevole. Quindi decido un giorno di andare a dormire. Dovevo provare il riscaldamento al pavimento e quindi vado a dormire in questo appartamento soprannominato il Gioiellino. E mi succede più o meno, ecco, qui si può vedere un po' un filo conduttore, sempre questa, immaginatela, ma forse un'idea te la sei fatta, questa massa energetica che si muove e che smuove dentro. Per cui il solito discorso, mi sono svegliata la mattina ricordandomi il sogno, ma non era il sogno, era quello che mi era successo la notte, ovvero mi sono ricordata di addormentarmi e quindi ero sveglia e vigile. Me la ricordo molto bene la sensazione di qualcosa che stava girando intorno a me, un qualcosa che stava, è come se mi stesse accarezzando, ma non col touch, col tocco, ma qualcosa che girava intorno a me, una sorta di carezza, difficile da spiegare, però qualcosa che girava attorno, che mi ha accompagnato durante la notte, e alla mattina quando mi sono svegliata, solito discorso, ho detto ok, è un sogno, invece era l'esperienza che avevo avuto durante la notte. Non so quanto è durata, ma ne va la pena uguale. Se ascoltando le mie esperienze sei riuscito a connetterti, a metterti in una fase di apertura, ad essere pronto affinché anche tu possa vivere queste esperienze che non fanno paura, perché ribadisco, si manifestano nel momento in cui tu sei in una fase di apertura e non hai paura. Se hai fatto qualche click, puoi scrivermi le tue esperienze, quello che hai pensato mentre ascoltavi le mie esperienze, e poi iscriverti a Luchannel.
puoi mettere ai like. Ho 49 anni e queste sono solo alcune delle esperienze che ti ho riportato, delle mie esperienze, altrimenti rimaniamo qui per un altro tramonto e un'altra albera, ma io devo prendere il traghetto, quindi non posso continuare il video. Sono molte quelle che mi sono successe, ma queste diciamo che sono quelle che nel momento in cui ho deciso di fare questo video mi sono messa a tavolino con tanto di block note e ho preso nota e sono arrivate queste. Abbiamo detto dall'inizio che questo era un video in cui si parlava dell'esistenza, si voleva dimostrare che esistono, anche se in diversi punti di questo video spiego un pochettino, se sei stato attento o attenta, perché succedono, ma non era questo l'obiettivo del video. Un altro video molto interessante su questo genere di cose, se ti interessano e se vuoi connetterti anche tu al mondo invisibile, puoi trovare esattamente qui.